Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon weekend ovviamente. Prima di cominciare questo contenuto, Napoli-Genoa, partita che si giocherà domani sera alle 20:45 al risultato acquisito poi del match che giocherà all'Inter, quindi situazione da mettere sulla bilancia. Tatticamente parlando andiamo a vedere punti di forza e punti deboli della squadra di Vierà, passando poi per un Neres convocabile e un Lobotka che si deciderà poi alla rifinitura. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo ad immettersi in questo weekend di Serie A. Prima di cominciare con Napoli-Genoa una piccola considerazione sullo stadio, perché c'è stato un incontro ieri, a quanto si legge potrebbero partire i lavori per l'eventuale riapertura del terzo anello, potrebbero partire quest'estate per poi dedicarsi ai parcheggi e altre situazioni. Piano piano, passo dopo passo, a piccoli passi, stiamo vedendo la luce per quanto riguarda il restyling del Maradona, ma noi saremo qui, seguiremo la situazione. Quando arrivano notizie più certe, al di là che chiacchiere, le condivideremo insieme. Napoli-Genoa, Neres convocabile per la partita di domani, ovviamente non credo che stia al 100%, la stessa situazione di Buongiorno col Torino, però situazione che io condivido e sposo in toto, perché ne mancano 3 alla fine e devi giocarti tutte le carte, quindi se hai un calciatore all'80%, al 70% che può fare una ventina di minuti, al limite ovviando qualche situazione che devi vedere, la partita si mette sullo 0-0, 1-1, partita comunque in bilico, ti serve qualcuno da strappo, lo puoi sfruttare. E quindi condivido assolutamente la decisione del mister di convocarlo anche in caso non sia al 100%, perché mancano 3 partite alla fine e le carte te le devi giocare tutte. Sono 3 finali cominciando da domani sera. La situazione Lobotka invece, per quello che ci fanno sapere, si deciderà poi alla rifinitura per quella botta alla caviglia, ma come ho già detto in un altro contenuto, in mediana il problema diciamo è un tantino meno importante tra virgolette, perché hai come sostituirlo, hai come metterti tra Billing e Gilmour, comunque McTominay, anche se in mediana possiamo schierare assolutamente sostituti. Neres invece farebbe al caso del Napoli a partita in corso e anche tatticamente parlando. Ci arriviamo perché tatticamente poi la squadra di Vierà i finali non è che li gestisce alla grande, ma ci arriviamo. Vierà arriva al Genoa e passa da una difesa a 5 ad una difesa a 4, cercando di riportare un tantino di solidità e meno gol da prendere. Ci riesce, dobbiamo dire la verità, ci è riuscito. Il Genoa comunque si è salvato con l'arrivo del nuovo tecnico. Detto questo, è una squadra comunque molto solida e rognosa in mezzo al campo e dobbiamo stare attenti se perdiamo poi il pallone in fase di impostazione, perché nelle transizioni c'è una verticalizzazione in avanti immediata, cercando poi di sfruttare lo spazio che si viene a creare quando la squadra avversaria si riversa nella tua metà campo, e quindi dobbiamo essere bravi poi a ricompattarci, tornare indietro e cercare di recuperare poi quel pallone quanto prima. Al di là della situazione dovremmo non perderli i palloni, però ovviamente le squadre che ti vengono a prendere uomo su uomo a livello fisico diventano abbastanza complicate, ma non solo per il Napoli, per tutti. Detto questo, è un tantino in emergenza per quanto riguarda indisponibili. Malinowski lo sappiamo che non c'è, Miretti non dovrebbe essere del match. Mo non è che dici ma non ci sta Miretti, il Genoa è finito, assolutamente, però Vierà aveva comunque impostato quella situazione offensiva su calciatori che un tantino di qualità ce l'avevano, e quindi venendo a mancare qualche pedina, qualcosa la perdi. I punti deboli della squadra di Vierà però sono quello di diciamo faticare nel buttarla dentro, e quindi l'offendere del tutto e portare poi la squadra in vantaggio e segnare gol, tra virgolette, palle inattive che sono un tallone d'Achille, e quindi
Caro Napoli, le palle inattive, essendo un tallone d'Achille, dobbiamo sfruttarle, visti anche i centimetri in rosa che abbiamo tra McTominay, Lukaku, Buongiorno, che poi non c'è, ma parlo di tutti i centrali difensivi, Rachmani lo stesso, comunque siamo tutti alti, cerchiamo di sfruttare queste situazioni, visto che la squadra di Vera pecca un tantino per quanto riguarda calci d'angolo e punizioni, ovviamente diciamo offensive, tra virgolette, e poi ci sono i finali di partita difficili da gestire. In alcune occasioni, come nella partita contro il Milan, la squadra ha mostrato cali di concentrazione e quindi vai poi a compromettere, ecco, una partita che al limite hai gestito molto bene per, che so, 75 minuti, 70 minuti. Ecco perché mi ricollego con questa situazione al Neres convocabile e il possibile impiego poi a partite in corso, vista che è una squadra che gestisce poi, tra virgolette, un tantino, diciamo male i finali di gara. Hai un calciatore comunque da strappo, hai un calciatore che potrebbe fare la differenza quando l'avversario, soprattutto poi, è più stanco nell'uno contro uno e creare situazioni offensive che possono portarti a un eventuale 2-1, ad un eventuale gol che poi ti porta i 3 punti. Speriamo di non arrivare, ecco, con l'acqua alla gola al 70° e quindi avere un risultato un tantino più rotondo al 70° per poi non, diciamo, non chiamare in causa tutti i nostri fegati, le coronarie che sono assolutamente abituate e saranno abituate fino a fine campionato, perché questo è l'andazzo. È una situazione, almeno dal mio punto di vista, a livello di tensione che non va mai via. Non va mai via perché poi una settimana è molto ma molto lunga e termina un match, al limite lo porti a casa e rimani 3 punti sopra, c'è la prossima partita e appena finito il match poi pensi all'altro avversario, perché è l'unica cosa che puoi fare. Meno male che diciamo questa tra virgolette agonia di aspettare una settimana finirà l'anno prossimo, giocando ogni 3 giorni è diversa sia per i calciatori ma sia per noi tifosi, che poi sai anche metabolizzare un'eventuale sconfitta alla fine è diverso se giochi ogni 3 giorni. Perdi la partita in campionato per dire, dici vabbè ci rifacciamo martedì o mercoledì nella partita in Champions e quindi riesci a metabolizzare diversamente, ma questo sarà ovviamente un mio punto di vista, poi mi fate sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Ci sarà la conferenza stampa oggi di mister Antonio Conte, se non vado errato, alle 14:30, io la vedrò poi indifferita. Mi auguro solo che non venga impostata poi sulla situazione mercato, questa situazione De Bruyne che tiene ancora banco e terrà banco finché non ci sarà poi un'eventuale smentita o una fumata bianca definitiva. A quanto ho letto, la proposta del Napoli è conclusa, ci sarebbe sul piatto un contratto da 2 anni più il terzo in opzione a 7 milioni più bonus che potrebbero arrivare a 9. Frottole, verità, lo scopriremo solamente vivendo. Fatto è che se vuoi portare a casa un calciatore del genere, dal punto di vista dell'ingaggio, un tantino, devi uscire fuori dagli schemi e quindi un contratto addirittura più alto per cifre di quello che ha firmato ovviamente Lukaku, ma non poteva essere altrimenti se vuoi almeno sederti al tavolo con un calciatore che poi prende per ingaggi, sponsor eccetera oltre i 25 milioni di euro tra tutte le situazioni e ovviamente le entrate che genera un'azienda, perché poi i calciatori sono aziende e De Bruyne lo è al 200%, un'azienda per tutto quello che guadagna. Detto questo, mi auguro che il Napoli, ma credo che non si faccia infinocchiare assolutamente da tutte le voci di mercato e tutte le situazioni che ci sono state in settimana. Questo Vierà che in conferenza stampa ha continuato a marcare sul fatto vogliamo vincere, vogliamo fare il risultato contro una grande, ci giocheremo la partita. Noi siamo assolutamente pronti e come ho detto nel video scorso vi aspettiamo a braccia aperte in quello che sarà un Maradona completamente sold out
è tutto azzurro. Ho letto anche situazioni biglietti di gente che comunque si sta vendendo l'eventuale biglietto di Napoli-Genova a 2, 3, 400 euro con il cambio al limite nominativo e quant'altro. Io non sto qui a giudicare le persone che si vendono il biglietto perché è una scelta personale. Ci sono anche situazioni dove tu puoi, diciamo, valutare il 100 euro, il 200 euro in tasca in questo momento migliori di una partita al Maradona e dici io la partita me la vedo da casa. Sono scelte personali e non voglio nemmeno poi che, perché poi leggendo tra i commenti vedi è sempre la solita a Napoli, siete sempre gli stessi da tutte le parti. Ci sarebbe stata una situazione del genere senza che andiamo sempre a Napoli, fate sempre le stesse cose? Assolutamente no, c'è dappertutto, ci sarà dappertutto e non solo in Italia. Io parlo di un calcio globale, mettendo anche il Sud America incluso in tutto il discorso. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo domani mattina se ci saranno novità a ridosso del match con eventuali informazioni in più e sperando che non escano polemiche e cose del genere dalla conferenza stampa di oggi che recupereremo ovviamente domani. Sempre Forza Napoli. Ciao.